Buonasera. Thank you, Gaetano and Giorgio. Thank you very much for having me this evening. Since 1963, I've been an immigrant. Okay. Allora, grazie a tutti perché sono qua stasera di nuovo con voi a Varese. Io sono dal 1963 un immigrante. I had to leave America. I had to escape from America because of the war in Vietnam. Allora sono scappato dall'America a causa della guerra in Vietnam. I went to Spain and became a Spanish citizen. Sono andato in Spagna e diventato cittadino spagnolo. When I arrived in Spain, I had no money. Quando sono arrivato in Spagna non avevo soldi. I had to live or try to survive in the poorest neighborhood. E ho dovuto vivere, o meglio cercare di sopravvivere nei peggiori sobborghi delle città. Most of the people there were homeless, refugees, or gypsies. E la maggior parte delle persone lì erano dei senza tetto, degli zingari o dei rifugiati. Ever since then, I've been living with poor people. E per la mia vita, per sempre, ho dovuto vivere con la gente povera. I live with them as an anthropologist, E ho vissuto con loro come un antropologo, but I write about them as a poet. ma ho scritto di loro come un poeta. Several years ago, I was invited to Brescia to give a poetry reading. Sono stato invitato a Brescia alcuni anni fa a fare un reading di poesia. Across the street from where I read was a ghetto. E dall'altra parte della strada di dove io avevo lavorato c'era questo ghetto. I could not keep my eyes off it. E io non posso tenere i miei occhi chiusi quando vedo queste cose. It looked just like the old neighborhood I used to live in Madrid. Ed era proprio uguale a quel sobborgo dove io ero abituato a vivere, avevo vissuto in Madrid. So last year, I went back to this quarter and I rented a small apartment and I lived there for a couple of months interviewing all the old people. E così l'anno scorso sono tornato in questo borgo, ho preso un piccolo appartamento per pochi soldi e sono stato lì per il tempo per fare tutte le interviste alla gente che ho incontrato in quel sobborgo. This is still a ghetto that the police don't go into. È un posto dove la polizia non entra, questo ghetto. Almost on every street, you have a 70-year-old prostitute sitting out in front of her door in a wicker chair waiting for her regular clients. E in questo sobborgo trovi anche delle prostitute di 70 anni che stanno sedute nelle sedie di fronte alla loro porta aspettando i loro clienti. They are some of the most wonderful people I've ever met. E sono fra la gente più incredibile che ho incontrato nella mia vita. The neighborhood, of course, is now filled with many immigrants. Sorry? The neighborhood, the barrio, the ghetto, is now filled with many Ah, immigrants. non ci sono tanti immigranti in questo ghetto. So I wrote a collection of poems about this quarter. E così ho scritto un insieme di poesie, una serie di poesie su questo ghetto. And this evening I would like to share some of them with you. E le voglio dividere con voi. I must add that all the poetry I write, whether it's about homeless people, refugees, immigrants, or gypsies, I use only their words. Voglio sottolineare che quando io scrivo dei rifugiati, degli homeless, dei senza tetto, degli zingari, uso sempre le loro parole. So almost all the poetry is in first person using their original words. E quindi le mie poesie sono sempre in prima persona usando il loro modo di dire originale. This first poem is called I Was Born in Carmine. I was born in Carmine 81 years ago. Sure, I remember the chicken thieves and the prostitutes. There were frequent fights, stabbings, and the odd murder. You could compare Carmine to a port city without a sea. Yes, there was a code of honor. Women, children, and the elderly were not to be touched. There was a capo for each street,
If you were raising a big family and needed your bike for your job, you only had to tell the capo the color, and the next day you would have it returned. Sure, the prostitutes were collaborating with the thieves. The prostitutes knew everything about their clients, if he was rich, if he was poor, where he kept his valuables, where he lived, with whom, when he left his house. The prostitutes informed their pimps who were selling this information to the thieves. If a prostitute was abused by her customer, or if he didn't pay, the pimps would beat him up pretty badly. The prostitutes were respected by everyone in Carmine as if they were your aunt or your grandmother, which, in many cases, they were. Sono nato al Carmine 81 anni fa. Certo, ricordo i ladri di polli e le prostitute. C'erano frequenti scontri, accoltellamenti e strani omicidi. Potevi paragonare il Carmine a un porto senza mare. Sì, c'era un codice d'onore. Donne, bambini e anziani non dovevano essere toccati. Vi era un capo per ogni strada. Se la tua famiglia era numerosa e avevi bisogno della tua bicicletta per lavorare, dovevi solo dire al capo il colore e il giorno dopo ti veniva restituita. Certo, le prostitute collaboravano con i ladri. Le prostitute conoscevano tutto sui loro clienti. Se erano ricchi, se erano poveri, dove tenevano i soldi, dove vivevano, con chi, a che ora uscivano di casa. Le prostitute informavano i papponi che vendevano le informazioni ai ladri. Se una prostituta andava con un cliente che non pagava, i papponi lo picchiavano per bene. Le prostitute erano rispettate da tutti in Carmine come se fossero delle zie o delle nonne, e in molti casi lo erano. I remember them all. I remember them all during the 1960s and 1970s when Carmine was still Carmine. Francona was a funny woman, simpatica, friendly. She didn't discriminate against anyone. She became a prostitute after separating from her husband. But Pisanini was the most popular. The first gay prostitute in Carmine was Chula. He was afraid of dark skin. During the war, black soldiers sodomized him. And Leia was the first man to have a sex change operation. She ended up with a body every woman was jealous of. Most of the prostitutes had children. They were called the children of love, but they seldom had a good life. Some prostitutes even had husbands who let them work in the streets so they would have extra money. In the end, it was always about money. Money to survive. Le ricordo tutte durante gli anni 60 e 70, quando il Carmine era ancora il Carmine. Francona era una donna divertente, simpatica, amichevole. Non discriminava nessuno. Diventò prostituta dopo essersi separata dal marito, ma la più popolare era Piccinina. La prima prostituta lesbica al Carmine fu Ciula. La pelle scura le metteva terrore. Era stata sodomizzata da soldati neri durante la guerra. E Lea fu il primo uomo ad operarsi per cambiare sesso. Aveva un corpo che faceva invidia a molte donne. Molte prostitute hanno avuto bambini. Erano chiamati figli dell'amore, ma di rado hanno avuto una buona vita. Molte prostitute avevano anche mariti che le lasciavano lavorare per strada per arrotondare lo stipendio. Era tutto sempre una questione di soldi. Soldi per sopravvivere. My three pains in life. I always wanted to be a woman. In high school, my peers knew it. They teased me. It was unbearable.
My parents sent me to a private Catholic university, but it was no better. I couldn't resist. When I told my parents what I was going to do, they put all my clothes in a bag in the street. I didn't take them because they were men's clothes, and I was now at last a woman. I never saw my parents again. I also lost all my friends, all my relatives, everyone I knew. I changed one pain for another. I didn't know which was worse until there was a third pain. The only way to pay for my operation and the pills was to become a prostitute in Carmine. I tre dolori della mia vita. Ho sempre voluto essere una donna. I miei compagni del liceo lo sapevano, mi schernivano. Era insopportabile. I miei genitori mi mandarono alla cattolica, ma non cambiava nulla. Non potevo resistere. Quando raccontai ai miei cosa volevo fare, buttarono in strada tutti i miei vestiti dentro una valigia. Non l'ho presa con me perché erano vestiti da uomo ed io volevo diventare donna. Non li ho più rivisti da allora. Ho perso amici, parenti, tutti quelli che conoscevo. Ho scambiato un dolore per un altro. Non sapevo quale fosse il peggiore fino a quando non arrivò il terzo. L'unico modo per pagare le operazioni e le pillole era prostituirmi al Carmine. In love. After I gave up prostitution, I married a man. I was in love. I thought he loved me too. But I think he married me just to have free sex. He used me, then left me. But I'm still in love with love. Innamorata. Quando smisi di prostituirmi, sposai un uomo. Ero innamorata. Pensavo mi amasse. Desiderava sposarmi solo per fare sesso a piacimento. Mi ha usata e poi mi ha mollata. Ma sono ancora innamorata dell'amore. Defending tradition. Today, the municipality wants us to remove the traditional wooden carts from the streets and the wicker chairs, where the old prostitutes sit in front of their doors waiting for their regular customers. The authorities don't understand the history of Carmine comes from the chairs and the carts. So I painted a chair white, hung on a for rent sign, and called it urban furniture. Difendo la tradizione. Oggi il comune ci chiede di rimuovere i tradizionali carri di legno dalle strade e le vecchie sedie impagliate, dove una volta sedevano le prostitute, di fronte alle loro porte, aspettando i clienti abituali. Le autorità non capiscono la storia del Carmine, che nasce proprio dalle sedie e dai carretti. Così ho dipinto una sedia di bianco, appeso un cartello che dice affittasi e chiamato il tutto arredo urbano. Adriana, here's one of my Hemingway poems. Ok, questa è una delle sue poesie pesanti. Vieni, Adriana. Vieni. Page 68. Yeah. I knew Ernest. I knew Ernest Hemingway when he was here living in the Hotel Victoria. He gave me a book, wrote a dedication to me about love. I still have the book. It's called Fiesta. I've never read it. I was born in Carmine 78 years ago. I never learned to read. I can do mathematics. I know when a client's trying to shortchange me, giving me a book instead of money. But when he added those words of love, I accepted. Ho conosciuto Ernest Hemingway quando ero qui all'Hotel Victoria. Mi diede un libro e scrisse per me una dedica sull'amore. Conservo quel libro.
si chiama Fiesta. Non l'ho mai letto. Sono nata al Carmine 78 anni fa. Non ho mai imparato a leggere. So fare matematica. So quando un cliente cerca di fare uno scambio, dandomi un libro invece dei soldi. Ma quando aggiunse quelle parole d'amore, accettai. I'll now read a few poems about the immigrants in Carmine. Making money. We left Sierra Leone because of the war. We tried to stay. We prayed to Allah and to Jesus Christ, but even they couldn't stop the soldiers fighting over the diamonds. It wasn't a tribal war, nor a religious war, but a war to make money. We left our country to make our money in peace. Fare soldi. Abbiamo lasciato la Sierra Leone a causa della guerra. Abbiamo cercato di rimanervi. Abbiamo pregato Allah e Gesù Cristo, ma nessuno riusciva a fermare i soldati in guerra per i diamanti. Non era una guerra tribale, nemmeno religiosa, solo una guerra per fare soldi. Abbiamo lasciato il paese per guadagnare i nostri soldi in pace. Escaping Syria. I was a soldier in Assad's army. I was a border guard. My job was to shoot anyone trying to escape. When I couldn't, my parents gave me 10,000 euros to flee the country. I paid 500 euros to a smuggler to take me by car to Izmir. I didn't stay in Turkey because I am a Sunni and there are 25 million Alawite there. Assad is an Alawite. I paid 2,000 euros to a smuggler to take me to Greece, and then 5,000 euros for a boat to Crotone. There were about 20 refugees on board for Italy. I wasn't the first in my family to escape from Syria. In his last year at university, my older brother had religious problems with a professor, so my parents gave him money to flee. We haven't heard from him in 2 years. We don't know if he is still alive or dead. Now my parents want to get my younger brother abroad. I like Italy. I like the freedom they have to speak without fear. Maybe I will return to my homeland when it is possible. I love Damascus, but my parents insist I stay here. My relatives want me to marry a cousin. I know her. I could marry a girl from any religion, Christian, Muslim, Jewish, but I would prefer to marry an Italian girl if I can stay here in Carmine. Fuga dalla Siria. Ero un soldato nell'esercito di Assad, ero una guardia di frontiera. Avevo il compito di sparare a chiunque tentasse la fuga. Quando non ci riuscii, i miei genitori mi diedero 10.000 euro per lasciare il paese. Ho pagato 500 euro a un trafficante per farmi portare in macchina a Izmir. Non potevo stare in Turchia perché sono sunnita e lì ci sono 25 milioni di salafiti. Assad stesso è salafita. Ho pagato 2.000 euro a un trafficante per farmi portare in Grecia, poi 5.000 euro un'imbarcazione per Crotone. A bordo c'erano 20 rifugiati diretti in Italia. Non ero il primo della famiglia a scappare dalla Siria. Durante l'ultimo anno di studio mio fratello più grande ha avuto problemi religiosi con un docente. Così i miei genitori gli hanno dato i soldi per scappare. Non lo abbiamo sentito per 2 anni. Non sappiamo se è vivo o morto. Ora i miei genitori vogliono portare il fratello più piccolo all'estero. Mi piace l'Italia, mi piace la libertà che c'è di parlare senza paura. Forse tornerò al mio paese un giorno,
quando sarà possibile. Amo Damasco, ma i miei genitori vogliono che stia qui. I miei parenti vogliono che sposi mia cugina. La conosco. Potrei sposare donne di qualsiasi religione, cristiane, musulmane, ebree, ma preferirei sposare un'italiana, se riesco a stare qui, al Carmine. Grazie, grazie a tutti. Thank you again, Giorgio, Gaetano. Thank you all for coming. There are many, many more and different poems in this book, so I hope you'll all get a copy and you'll all enjoy them. Thank you. Grazie. Allora vorrei chiudere con una notizia che è in coda, ma non perché è meno importante. Per questa occasione abbiamo editato in Emilia-Romagna, a Faenza, con Stefania Vecchi, dirigiamo insomma questa collana di questa edizione, e con un testo, una poesia di Paul e i disegni di Laura Rambelli. Sono qui stasera, freschi di stampa, anche questa cartella è molto bella, Paul. Quindi, scusa? Il testo è il testo appunto che accompagna proprio il testo la poesia di Paul e i disegni di Laura sono di Mario Chiodetti di Varese. Quindi c'è questo gemellaggio ormai da tanti anni con Stefania Vecchi, facciamo anche libri, ecco, oltre a tutto il resto. Allora grazie a tutti, i libri sono lì, magari beviamo anche un bicchiere di vino insieme, che è sempre bello. Grazie a tutti. E la traduzione c'è sempre qualcosa in coda. La traduzione appunto della poesia di Paul, che è sul libro Dentro uno si chiama, è questa. Non mi preoccupo per il cibo di domani, il mio stomaco non mi lascia pensare oltre il presente. L'ha tradotta Christopher Wood. Grazie a tutti.